Ciao ragazzi, ed eccoci finalmente approdati a questi parametri TL e small. Chi non ha mai incontrato un parametro TL small? Chi non ha mai sentito questo nome? Penso tutti abbiano in qualche modo avuto a che fare con i parametri, specialmente eh, per chi è un appassionato, per chi ha studiato la materia. Sono dei parametri abbastanza diffusi, quindi normalmente si incontrano. Ma con questo ho deciso di farne dei tutorial specifici che andremo poi ad analizzare nel dettaglio uno ad uno questi parametri TL small. Con questo invece tutorial vorrei definire e capire cos'è un parametro TL small, come nascono, perché nascono, voglio dire, un pochino la loro storia, ok? Innanzitutto prendono il nome dai loro ideatori che hanno iniziato questo tipo di studi e analisi, ovvero Neil Thiel e Richard Small. Non sono altro che un insieme di parametri elettromeccanici che definiscono le prestazioni essenzialmente in bassa frequenza dell'altoparlante, ok? Questi parametri sono pubblicati nei fogli tecnici specifici, i cosiddetti datasheet, dai produttori dei driver, affinché insomma chi progetta abbia una guida per la selezione di detti altoparlanti. Difatti, utilizzando detti parametri, chi progetta insomma diffusori o comunque ne fa uno studio può calcolare o prevedere, a secondo lo strumento che usa, tutti i vari, diciamo, le varie performance, no? Legate all'altoparlante o al diffusore, quale la risposta in frequenza, l'impedenza e quant'altro, nonché anche, voglio dire, il carico acustico, i cosiddetti carichi, che vengono insomma definiti attraverso proprio questi parametri TL e small, ok? Molti di questi parametri sono rigorosamente definiti alla frequenza di risonanza dell'altoparlante, ma l'approccio lo si può applicare anche nelle frequenze, diciamo, in cui il cono, il diaframma, si può definire come un pistone, meglio ancora come un pistone rigido tecnicamente, cioè in effetti quando il cono si muove senza deformarsi, perché la possibilità che si deformi insomma è alta, ok? Quindi è probabile che si possa deformare. Questi parametri si dividono essenzialmente, se vogliamo, in due categorie, che sono quelle fondamentali, e in queste troviamo la SD, che è l'area di rotazione del diaframma, del cono, mettete come vi pare, la MMS, che è la massa della membrana, ok? Nonché tutto quello a lei collegato oltretutto, la CMS, che è l'acedevolezza della sospensione, che poi è nient'altro che il reciproco della rigidità, quindi parlare di acedevolezza o rigidità è la stessa cosa. La RMS, che è la resistenza meccanica della sospensione, la LE è l'induttanza della bobina, misurata tipicamente a 1000 Hz, la RE, che è la resistenza della bobina in corrente continua, però, ok? Abbiamo anche il BL, che è nient'altro che il prodotto dell'intensità del campo magnetico per la lunghezza del filo della bobina immerso in questo, ok? Poi vedremo sempre nel dettaglio tutti questi parametri. E abbiamo quelli legati ai piccoli segnali, che è la FS, appunto, la frequenza di risonanza dell'altoparlante, il QS, fattore di medico elettrico, QMS, fattore di merito meccanico, sempre all'FS, QTS, fattore di merito totale, sempre all'FS, ed infine abbiamo il VAS-BAS, un pochino come vi pare, che non è nient'altro che il volume d'aria avente la stessa acedevolezza della sospensione dell'altoparlante.
Una domanda giustamente potrebbe essere: ma cos'è questo QTS? Dicasi fattore di merito totale, alla quale si potrebbe anche rispondere: è una misura senza unità, adimensionale, che caratterizza lo smortamento elettrico e meccanico combinato, quindi dicasi totale appunto. In elettronica il Q è l'inverso del rapporto di smorzamento. Nella fattispecie il QTS è proporzionale all'energia immagazzinata diviso l'energia dissipata, sempre definita alla risonanza, ok? Normalmente, soprattutto con gli ortomandi più moderni, questo valore QTS è compreso tra lo 0,2 e lo 0,5, ma ovviamente ci possono essere motivi e ragioni validi affinché si possano incontrare valori diversi da questo intervallo, e di fatti così è. Possiamo incontrare 0,6, 0,7, 0,1 a seconda della tipologia e la qualità dell'altoparlante. Ma anche se la domanda, diciamo, è lecita chiedersi cos'è questo QTS, dovrebbe essere invece molto pertinente chiedersi: ma cosa vuol dire fattore di merito? In effetti fattore di merito non ci dice assolutamente nulla. La traduzione in italiano non rende giustizia, in effetti. In inglese invece già qualcosa si potrebbe intuire, ok? Q-factor, fattore di qualità, suggerisce proprio un giudizio sulla performance di un sistema in termini di qualità, piuttosto che un semplice indice numerico, senza implicazione di efficacia o efficienza. In elettronica, un elevato fattore di Q in un circuito risonante indica che il circuito è capace di mantenere un'alta qualità delle oscillazioni, con una perdita minima di energia e una grande capacità di discriminazione tra segnali di frequenza molto vicini, lo vedremo. Quindi il fattore Q valuta quanto efficacemente il circuito risonante o un oscillatore può operare in termini di selettività e smorzamento, che sono le due caratteristiche fondamentali intrinseche del fattore Q, lo vedremo in seguito. In questo caso il fattore Q è intrinsecamente qualitativo, come abbiamo visto, poiché valuta la capacità di un dispositivo di eseguire la sua funzione in modo ottimale rispetto a specifici criteri di performance, come la purezza della frequenza, cioè quella riprodotta, e la precisione nella selezione del segnale, vedremo. Questa caratteristica rende il fattore Q un parametro critico nella progettazione e nell'ottimizzazione di dispositivi per le telecomunicazioni, vedremo anche questo, nel lato professionale e in altri sistemi che dipendono dalla precisione della selezione, quindi selettività della frequenza, e dalla minimizzazione delle interferenze, appunto. Inoltre, il termine quality factor o Q-factor iniziò a assumere un'importanza particolare con lo sviluppo della radio e della tecnologia delle trasmissioni audio, dove, eccoci, adesso ci arriviamo man mano, dove nei primi giorni della radio, cioè quando si stava affrontando tale problematica, era essenziale poter sintonizzare in modo selettivo una specifica stazione senza ricevere interferenze da altri vicini, no? Questa selettività è fondamentale, a maggior ragione quando ci sono ambienti affollati, quando ci sono più trasmissioni, dove appunto si possono ricevere stazioni anche da frequenze confinanti, ok? Il fattore di qualità di un circuito risonante tipicamente è un circuito LC, nient'altro che un condensatore e un'induttanza. Determina quando sia stretta la banda di frequenze in cui il circuito può selezionare più efficacemente. Un alto valore di Q indica essenzialmente anche una banda passante stretta, consentendo al circuito discriminante tra i segnali vicini e di sintonizzarsi con maggiore precisione, con una stazione specifica, lo vedremo, minimizzando nel tempo stesso la cessione di altre trasmissioni, ovviamente. Quindi l'evoluzione delle tecnologie di trasmissione e ricezione hanno spinto, cioè è proprio questa, diciamo, tecnologia nascente che ha spinto l'evoluzione all'uso del fattore di qualità come metrica chiave per valutare e migliorare la selettività e l'efficienza dei circuiti risonanti utilizzati nei ricevitori audio. Questo ha avuto un impatto significativo non solo sulla radio che stava nascendo, ma anche su altre applicazioni che richiedono filtraggio, apre e chiusa parentesi, filtri, crossover, e selezione della frequenza, appunto,
come nelle telecomunicazioni e in altri tipi di circuiti elettronici, ovviamente. Qua possiamo vedere come questo quad factor viene visto in funzione della selettività, che sono due caratteristiche, selettività e smorzamento. Pardon. Allora, un valore Q di 10, vedete che sarebbe questo di colore quasi celeste, è molto appuntito. Quindi quando andiamo a sintonizzarci è ovvio che andiamo a beccarci proprio questa frequenza ben precisa, tralasciando quelle confinanti, perché non abbiamo questa, cioè non si ha questa capacità di abbracciare più frequenze. Ciò che succede invece con un fattore che vale 0,5, cioè questo arancione chiaro qua, il primo, vedete che è molto più largo, la banda si allarga, quindi non è strano, diciamo, ricevere frequenze da radio che trasmettono a frequenze, diciamo, confinanti. Difatti la banda è più larga, ok? E questa è la caratteristica di selettività. Qua è quando concerne lo smorzamento, ok? Sottosmorzato, sovrasmorzato, ok? Questo è sottosmorzato, poi lo vedremo insieme cosa diciamo va a inficiare, ok? In effetti il concetto di quad factor o fattore Q è stato introdotto e sviluppato nel contesto della fisica e dell'ingegneria agli inizi del XX secolo, quello scorso ovviamente. La storia del fattore Q è legata principalmente allo sviluppo della teoria dei circuiti elettrici risonanti e degli oscillatori. Chi ha contribuito e come? Chi l'ha inventato? Allora, chi ha contribuito? Sono diversi. Tra questi possiamo trovare Oliver Evensight, chiedo scusa per la pronuncia. Sebbene il termine vissuto dal 1850 al 1925, come vedete non sono ricerche e studi recenti, ok? Parliamo di un secolo e rotti fa, ok? Non fosse stato ancora coniato, Evensight ha contribuito enormemente alla teoria dei circuiti elettrici ed ha introdotto il concetto di impedenza, la quale vedremo insomma in un altro tutorial, perché è molto importante. Come dice, è fondamentale per comprendere la risonanza e il fattore Q. Evensight ha lavorato alla teoria elettromagnetica e sui circuiti tra la fine del 1800 all'incirca il 1900. Possiamo trovare ancora John William Strutt e Lord Rayleigh, vissuto tra il 1842 e il 1919. Rayleigh, un fisico inglese, ha fornito analisi fondamentali sulle oscillazioni dei sistemi meccanici ed elettrici nella sua opera The Theory of Sound, cioè la teoria del suono, pubblicata nel 1877. Mamma mia, ok? Anche se non usava il termine fattore Q, quality factor, ha studiato la qualità delle oscillazioni, gettando le basi per la comprensione dei sistemi sottosmorzati e del loro comportamento risonante. Sottosmorzato, risonante. Poi ci torneremo su questo aspetto, ok? Ancora abbiamo Henry Ferdinand Olson, ok? Ingegnere acustico americano, ha dato contributi significativi alla conversione del fattore Q nei sistemi acustici durante la metà del XX secolo, ok? Egli ha lavorato su microfoni, altoparlanti, altri dispositivi audio, dove il fattore Q è un parametro appunto critico per la progettazione. Non solo, anche Walter Guyton Getty, vissuto nel 1874 e 1974, Getty fu un fisico che nel 1921 utilizzò per la prima volta, finalmente, il termine quality factor per descrivere appunto la selettività di un oscillatore piezoelettrico. Getty, e lo dicevamo, è spesso citato come colui che ha formalizzato il concetto di fattore Q, quality factor, in questo contesto, esaminando appunto, e sottolineo ancora una volta, il rapporto tra l'energia immagazzinata e l'energia dissipata in oscillatori e circuiti risonanti. Ancora abbiamo Friedrich Pick, nato nel 1801, insomma vissuto in questo periodo fino al 1946, ingegnere elettrico, ha sviluppato il concetto di fattore Q, quality factor, per i circuiti elettrici nei primi anni 20, parallelamente al lavoro di Getty, ok? Ma focalizzandosi sugli induttori e trasformatori utilizzati nelle comunicazioni
e nelle trasmissioni di potenza elettrica, ok? Un altro ambito. La formalizzazione del fattore Q, come lo conosciamo oggi, è stata un'evoluzione piuttosto che un'invenzione di una singola persona, l'abbiamo visto. Il termine quality factor e il simbolo Q divennero comuni nei testi di ingegneria elettrica e fisica nei primi anni 30 del XX secolo, sempre quello scorso ovviamente, dopo la pubblicazione di vari studi teorici e sperimentali. In particolare, dopo il 1920, con lo sviluppo delle radio e delle comunicazioni wireless, la necessità di circuiti sintonizzatori selettivi ha reso il fattore Q un parametro di design estremamente importante. Questo ha portato a una rapida adozione e sviluppo del concetto in diversi campi dell'elettronica e dell'elettroacustica. Possiamo concludere quindi che il concetto di fattore Q, emerse chiaramente, come abbiamo visto, nei primi anni degli anni 20, 1920, ma signori miei parliamo di una vita fa, con contributi significativi da diverse parti di scienziati, ok? Come abbiamo visto, Ray Light, Everside, Candy. La formalizzazione e l'uso diffuso del termine Q divenne più comune appunto negli anni 20 e 30 con l'evoluzione della teoria dei circuiti e l'aumento delle applicazioni in radio ed acustica. Ecco, spero con questo di aver chiarito cosa è il fattore Q, quality factor, ok? E quando si legge un parametro QTS, QS, QMS, ora sappiamo e spero di cosa si tratta e cosa c'è dietro a questo termine. Spero di non aver commesso grossi errori perché sono andato abbastanza spedito, non volevo un video molto lungo. Eventualmente mi risegnalate, cancelliamo, mettiamo una nota, facciamo qualche cosa. Consiglio sempre per chi desiderasse restare aggiornati su questi argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, eventualmente fate solo cosa gradita a me. Come dicevo, ci sentiremo per altri tutorial su questi parametri TL Small che hanno dato una svolta significativa alla progettazione di sistemi audio, ok? Per i caricacustici fondamentali, e quindi si meritano senz'altro, voglio dire, un approfondimento che faremo, ok? Come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!